Nascita, infanzia, adolescenza, gravidanza e parto, età adulta, vecchiaia. Ogni fase della vita di una donna in Africa ha una sola costante: la disparità rispetto all'uomo. Le donne svolgono ruoli indispensabili nella società, eppure salute, scolarizzazione ed emancipazione sono tappe di un vero e proprio percorso a ostacoli in Africa. Un lungo cammino che dura tutta la vita e comincia fin da piccole. In contesti di povertà e mancanza di pianificazione familiare, le bambine sono le più vulnerabili e rischiano di essere percepite solo come un peso. Il loro sviluppo e benessere sono messi a dura prova da diversi fattori: la scarsa considerazione dei loro bisogni sanitari, un rischio maggiore di malnutrizione, spesso mangiano per ultime e con dosi ridotte, la pratica delle mutilazioni genitali femminili, i matrimoni precoci. Violenze sessuali, malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate e in giovane età. L'adolescenza in Africa può essere molto difficile per una ragazza. Può esporla a situazioni gravi che rischiano di minare la salute psicofisica. Una risposta è ad esempio quella che il QAM dà in Mozambico, con il lavoro nei SAGE, ovvero dei servizi di consulenza per adolescenti e giovani che offrono un supporto medico e psicologico, fanno diagnosi, rendono accessibili le terapie e sensibilizzano i giovani proprio sulle tematiche della salute riproduttiva. È dimostrato come empowerment femminile e condizione sanitaria della donna viaggino di pari passo. Le ragazze sono coinvolte nel lavoro domestico a più livelli, dall'accudimento dei fratelli alla raccolta di acqua e legna, fino al duro lavoro nei campi. Mansioni che le allontanano dalla scuola e le obbligano a lavori faticosi e logoranti, con ricadute dirette sulla salute in età adulta. Rischio di enfisema, cataratta, cancro e malattie cardiache dovute all'esposizione al fumo domestico ne sono alcuni esempi. Per questo, Medici con l'Africa QAM, grazie al progetto Clean Cooking in Angola, prevede la fornitura di fornelli migliorati che hanno un impatto positivo sulla salute e sul tempo da dedicare alle mansioni domestiche. Con la gravidanza la situazione si complica. La distanza geografica, il peso della gestione domestica, le barriere culturali diventano un ulteriore ostacolo che impedisce alle donne di recarsi ai controlli periodici. Il rischio? L'insorgenza di obesità, diabete, malnutrizione o di complicanze durante il parto. Con il programma Prima le mamme e i bambini, il QAM assicura il supporto alle mamme dal concepimento fino ai primi 1000 giorni di vita del bambino, garantendo le visite prenatali, un parto assistito, gli screening postpartum e l'appoggio durante l'allattamento e lo svezzamento. Con l'allungamento dell'età media, anche nei paesi africani si stanno diffondendo le malattie croniche. Un ulteriore peso per le famiglie, soprattutto per le donne, che spesso vengono abbandonate dai mariti in seguito alle diagnosi. Per dare una risposta all'insorgenza di diabete, problemi cardiaci, tumori e ipertensione, il QAM sta implementando progetti come il PEN Plus, che garantisce cure, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie croniche, anche con ambulatori e cliniche mobili in zone periferiche e rurali. In Africa, la medicina di genere oggi è una grande sfida. Dalle comunità locali ai governi, dalle scuole fino alla cooperazione internazionale, tutti siamo chiamati a individuare risposte efficaci per abbattere le numerose barriere che ancora ci sono. Perché le donne africane sono un pilastro per le loro comunità e lavorare per garantire loro la salute è gettare le basi per un futuro più equo.